Ciao publisher, benvenuto o bentornato sul mio canale. In questo video parliamo del file ads.txt. In particolare andremo a vedere quella situazione spiacevole in cui il file è presente ma AdSense lo segna come non trovato. Piccola parentesi prima di iniziare, ho aperto questo canale con l'intento di aiutare i publisher e i proprietari di siti web con i problemi che hanno con AdSense o con il loro sito web. Quindi se hai un argomento particolare che vorresti vedere trattato in uno dei miei video, ti invito a lasciare un commento in cui lo descrivi. Questo anche per dare priorità ai contenuti che farò uscire a quelli che effettivamente possono tornare utili agli utenti. Se vuoi rimanere tra l'altro aggiornato sui prossimi contenuti che usciranno, ti invito ad iscriverti ed attivare la campanella. Ma ora non ti annoio più con queste cose e partiamo con il contenuto vero e proprio di questo video. Uno dei requisiti che il tuo sito deve avere per partecipare alla rete pubblicitaria di Google AdSense è avere questo file ads.txt. Se non sai cos'è questo file, ora te lo spiego brevemente e poi andiamo a scoprire come crearlo e come verificare che sia accessibile da tutti e in particolare dai bot di Google. Il file ads.txt prende il nome dall'acronimo di Authorized Digital Seller ed è un file contenente la lista dei rivenditori autorizzati a vendere e a mostrare i banner all'interno del tuo sito. Per farla breve, parlando di AdSense, serve ad autorizzare AdSense a mostrare la pubblicità negli spazi che hai dedicato all'interno del tuo sito. Il file consiste in un semplice file di testo che va posizionato all'interno della root del tuo sito e deve essere facilmente raggiungibile in particolare dai bot della rete pubblicitaria di riferimento. In questo video farò riferimento in particolare alla rete pubblicitaria di Google AdSense, ma il procedimento può valere per qualsiasi rete pubblicitaria, ovviamente adeguandolo. Ma cosa succede se non inserisco o se rimuovo questo file? Se il file ads.txt non è presente quando una pagina del tuo sito tenta di mostrare un banner, al posto di essere visualizzata un'unità pubblicitaria verrà mostrato uno spazio bianco, fintanto che il file non sarà nuovamente raggiungibile. Ma ora andiamo a vedere come creare, cosa deve contenere questo file e come inserirlo all'interno della root del tuo sito, cioè nella posizione corretta. Creare il file ads.txt è sufficiente aprire il blocco note di Windows o l'editor di testo che preferisci, Notepad++, Sublime Text o altri. Mi raccomando non utilizzare Word o Google Document o OpenOffice, perché durante il salvataggio questi software inseriscono altri elementi all'interno del file e potrebbero quindi alterarlo e non farlo funzionare correttamente. Una volta aperto l'editor di testo sarà sufficiente copiare e incollare questa stringa, che tra l'altro ti lascio anche in descrizione, e modificarla opportunamente sostituendo le X con la parte numerica del tuo pub ID. In caso non sapessi qual è il tuo pub ID, basta andare su questa pagina, di cui ti lascio il link in descrizione, e copiare la parte numerica al di sotto del tuo indirizzo email. Conclusa questa operazione sarà sufficiente salvare il file appunto con il nome ads.txt. Una volta salvato il file dobbiamo caricarlo all'interno della root del nostro sito. La root del nostro sito è semplicemente la cartella principale del sito e per farlo abbiamo bisogno di utilizzare o un software FTP client, come potrebbe essere FileZilla Client, oppure il servizio File Manager messo a disposizione del nostro hosting. In caso non sapessi come fare, puoi comunque contattare chi ti ha sviluppato il sito o un esperto che ti aiuti a fare questa procedura. Se però hai un sito realizzato in WordPress, potresti valutare un'altra strada. Infatti la procedura che ti ho descritto è quella che si fa manualmente, quella che prediligo perché la trovo molto più semplice e molto più rapida da portare a termine. Se però non hai dimestichezza con i software di FTP o il file manager dell'hosting e non sai bene come muoverti, allora se hai un sito WordPress puoi utilizzare un plugin come ad esempio ads.txt manager. Faccio questo nome perché è il primo che salta fuori quando si fa la ricerca su Google, ma se ne possono trovare altri altrettanto facili e altrettanto funzionali, che ti permette di creare, inserire e salvare questo file comodamente dalla dashboard del tuo sito WordPress. A questo punto abbiamo creato e inserito il nostro file ads.txt e quello che ci tocca fare è verificare che sia raggiungibile. Prima con il browser, quindi andiamo sul nostro browser, digitiamo il nome del nostro sito seguito da /ads.txt. Se cliccando invio apparirà la stringa di testo presente all'interno del file ads.txt, il file è raggiungibile attraverso browser. Se invece ci viene restituito un errore 404, vuol dire che c'è qualcosa che non va e va capito cosa e di conseguenza sistemato. Se per caso non fosse subito raggiungibile, una delle prime cose da fare è svuotare la cache del sito. Mi raccomando, svuotare
svuotare la cache del sito non significa svuotare la cache del browser, va fatto ad esempio all'interno del pannello di WordPress oppure del servizio di hosting che fornisce appunto un servizio di cache. Tra l'altro, prima di approfondire il problema, in caso non si visualizzasse subito, prova a fare l'accesso tramite più browser, magari in incognito, con più dispositivi, perché a volte appunto anche il browser potrebbe fare un po' di cache, potrebbe non mostrarti subito correttamente il file appena caricato. Il file è raggiungibile via browser, a questo punto dobbiamo testare che sia raggiungibile dai bot di Google. Per verificare che il file sia raggiungibile tramite i bot di Google, quello che possiamo fare è aprire la console del nostro PC, quindi andare su Start, Esegui, digitare CMD e premere invio. A questo punto apparirà la console, la classica console in bianco e nero, quella in stile un po' hacker se vogliamo, e qui dobbiamo digitare il comando che ti riporto a video e ti riporterò anche sotto in descrizione, opportunamente adeguato con il nome del nostro sito. Se digitando questo comando otteniamo effettivamente in output la riga che è contenuta all'interno del file ads.txt, vuol dire che il file è raggiungibile anche dai bot di Google. Se invece questo non accade, va approfondito il discorso e quindi va risolto il problema in modo tale che Google possa effettivamente accedervi. Per verificare che non stiamo bloccando i bot di Google, dobbiamo verificare i file htaccess, il file robots.txt e poi possiamo andare anche a vedere eventualmente nel firewall o nella CDN del nostro sito se per caso abbiamo bloccato degli IP di Google e non li lasciamo quindi accedere a questo file. So che comunque può sembrare un discorso un po' tecnico e se non ne hai proprio le competenze ti suggerisco comunque di affidarti a qualcuno di più esperto, altrimenti se sei uno smanettone sono sicuro che in rete troverai indicazioni per andare a vedere questi file. Non posso fare una guida specifica qua su come controllare questi file perché varia molto da caso a caso, da come è stato configurato il sito. A questo punto, se hai fatto tutto e ancora su Google appare la scritta non trovato, non ti preoccupare. Ci sono due casi. Il primo è che il tuo sito non è ancora stato provato, quindi in questo caso dovrai attendere che il sito venga provato, inizi a mostrare i primi banner o comunque a fare le prime chiamate al codice di AdSense e quindi il file ads.txt verrà controllato da Google e se lo troverà ovviamente lo stato passerà da non trovato ad autorizzato. Se invece il tuo sito è già stato approvato e ancora non ti appare la scritta autorizzato ma continua a esserci la scritta non trovato, anche qui non ti preoccupare perché questa procedura può richiedere alcuni giorni. Mediamente io ho notato che nei siti che seguivo o che ho seguito questo tempo variava tra i 7 e i 15 giorni, facciamo in media 10 giorni, però se il sito fa poche visite può anche richiedere fino ad un mese. Il video si conclude qui, spero di averti dato informazioni utili, in caso ti invito a lasciare un like. Per il momento that's all folks, alla prossima!